Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Learnmas. Se non conoscete Learnmas, si tratta di un progetto dove pubblico un video al giorno dal lunedì a venerdì, dall'1 di dicembre al 25 di dicembre. Si tratta di video di 3 o 4 minuti. Nel Learnmas di oggi impareremo 5 false friends tra l'inglese e l'italiano. 5 falsi amici, parole che sembrano simili ma che hanno un significato diverso. Iniziamo col primo false friend. Il primo false friend è la parola libreria. Libreria, come potete vedere, è molto simile alla parola library, ma in realtà il significato è differente. La libreria è il negozio dove si vendono i libri. Quindi, che cos'è il library? Library si traduce in biblioteca. La biblioteca è un posto dove le persone possono prendere in prestito alcuni libri o possono semplicemente mettersi a leggere dei libri. Facciamo una frase utilizzando entrambe le parole insieme. Ho comprato questo libro in libreria, ma l'ho letto in biblioteca. Come vedete abbiamo usato sia il negozio di libri sia il posto dove poi possiamo leggerli. Il secondo false friend è la parola fabbrica. Fabbrica assomiglia tantissimo alla parola inglese fabric, ma anche qui il significato è molto differente. Fabbrica indica un luogo di produzione industriale, per esempio un'officina o uno stabilimento. Cos'è allora fabric? Fabric significa tessuto o materiale, ovvero un materiale che noi usiamo per fare dei vestiti o degli altri oggetti. In questa fabbrica si producono molti tessuti. Anche qui abbiamo utilizzato fabbrica per il luogo di produzione industriale e tessuti invece per parlare appunto dei fabrics, i materiali utilizzati per i vestiti. Terzo false friend è la parola lettura. Lettura assomiglia tantissimo alla parola lecture in inglese e anche qui, come immaginerete, il significato è ben differente. Lettura in italiano rappresenta l'azione di leggere un libro, di leggere un testo. Lecture invece si traduce come lezione, una lezione educativa, accademica o informativa. Anche qui facciamo un esempio con entrambe le parole. Ho appena finito una lettura che ci ha consigliato il professore durante la lezione. Come potete vedere, ho utilizzato lettura per dire l'azione del leggere un testo e lezione per riferirmi all'evento accademico in cui ci è stata consigliata questa lettura. Il quarto false friend è la parola magazzino. Magazzino sembra tantissimo la parola magazine, ma vediamo che cosa significa. Magazzino è un grande spazio per lo stoccaggio delle merci. Solitamente si trova all'interno di un edificio. Al contrario, un magazine invece è una rivista. Una rivista è una pubblicazione periodica contenente articoli, fotografie e altro. Nel magazzino dell'ufficio ci sono tante riviste degli anni passati. Come vedete ho utilizzato il magazzino per dire lo spazio dove abbiamo messo tutte le varie riviste degli anni passati. Probabilmente le riviste dell'ufficio, le riviste inerenti all'azienda. Ultimo false friend per questo video è la parola sensibile. Sensibile assomiglia molto alla parola sensible. Questo è un false friend che mi ha creato molta confusione per molto tempo. Sensibile in italiano si riferisce a qualcuno che è empatico, una persona che mostra compassione per gli altri. Sensible invece, che cosa significa? Sensible significa ragionevole, prudente. È riferito a una persona che normalmente agisce con buon senso. Facciamo una frase. Vittorio è un ragazzo molto sensibile e allo stesso tempo molto prudente. Come avete visto abbiamo utilizzato sensibile per dire che Vittorio è una persona molto empatica, ma allo stesso tempo prudente, ovvero che agisce con buon senso. Abbiamo finito qui con il Learnmas di oggi. Spero che sia stato utile, spero che abbiate imparato cose nuove. Inoltre spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio tanto per averlo visto. Se vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo Learnmas. A presto!